In questo video voglio dimostrarti come è possibile rimuovere il rumore dalla tua traccia vocale con Reaper utilizzando due plugin gratuiti. Come ti dicevo nell'introduzione, oggi utilizzeremo nuovamente Reaper, che è il software che utilizzo di solito io, e nello specifico ti dimostrerò come con due plugin gratuiti con Reaper è possibile rimuovere il rumore dalla tua traccia vocale. Questo video è incentrato ovviamente al podcast e ai video su YouTube, non alla parte musicale. Faccio una piccola premessa. Ovviamente noi parliamo di rumori di fondo che sono accettabili, nel senso che se stai registrando in mezzo all'autostrada con le macchine che sfrecciano a destra e a sinistra, nulla al mondo potrà risolvere il problema. Però se stai registrando e ci sono rumori che provengono dall'altra parte del muro, dalla finestra, fuori la porta, eccetera, eccetera, oppure hai la ventola del computer che sta impazzendo, l'aria condizionata, un ventilatore e quant'altro, sicuramente questo può aiutarti. Ok? Quindi quello che stai vedendo adesso è Reaper con una traccia vocale che ho appena registrato, tenendo lontano il microfono, la finestra aperta, quindi c'erano delle macchine che passavano, e la registrazione è questa. Te la faccio ascoltare, metti le cuffie perché ovviamente il rumore di fondo c'è, quindi non è una registrazione accettabile, però devi ascoltarlo con le cuffie. Quindi ascoltiamo. Immagina di svegliarti ogni mattina con una nuova storia da raccontare, con la voce ancora rauca dal sonno e l'idea che ha bisogno di essere scolpita nella mente del tuo pubblico. Ogni giorno un podcaster affronta una sfida unica, una corsa contro il tempo e con se stesso, per dare vita a qualcosa che valga la pena di essere ascoltato. Allora, come puoi vedere, qui nella parte finale, ma avrei potuto farlo anche nella parte iniziale della registrazione, c'è del rumore. Ho lasciato una parte bianca dove ho registrato il rumore della stanza. Quindi te lo faccio riascoltare. Ok, senti questo. Ok, è lo stesso che si sente sotto la voce, però parlando io comunque con un volume abbastanza alto, ovviamente si percepisce poco il rumore di fondo, ha un ascolto, diciamo, superficiale. Mettendo le cuffie, utilizzando una buona strumentazione, si sente che c'è rumore di fondo. Ok, quindi questo potrebbe essere il rumore della tua stanza. Se ce n'è un po' in più, non è un problema. Se il rumore dovesse essere tanto in più, ti consiglio di correre ai rimedi. Guarda i miei video, perché sul mio canale ci sono tanti video nei quali ti dimostro che come anche con pochi euro, o addirittura gratuitamente con le coperte che hai in casa, puoi risolvere la situazione. Ok? Quindi, che cosa facciamo? Utilizziamo due plugin gratuiti. Allora, io li ho già presi qui, ma te li faccio vedere. Allora, il primo che andiamo a utilizzare è RIA EQ. Come lo trovi dentro Reaper? Facciamo così, li eliminiamo tutti e due. Remove, ok. Allora vai sulla traccia del canale, immagino tu lo sappia fare. Ecco qua, aspetta, rifacciamo. Vai sulla traccia del canale, ok, e vai dentro Cocos, ok, e cerchi il primo è, vabbè, gli scorri stanno qui, il primo è questo qui, REA EQ, e lo aggiungi. Ok? Lo aggiungi assicurandoti di averlo attivato e attivato. Allora, la cosa che faremo, non ti spaventare perché è vero che sto usando questo plugin, ma te lo faccio vedere in maniera semplicissima perché dobbiamo fare solo una cosa, ovvero cliccare qui sul pallino numero 5 in modo da attivare questo filtro che taglia tutte le frequenze fino a, questo high pass filter, che taglia le frequenze fino a, dipende, non c'è un giusto o uno sbagliato. Io di solito cerco di calibrare sulla mia voce e arrivo intorno a 70-80 al massimo. Qui ce lo fa vedere a 100, ci basta spostare, oppure possiamo spostare questo slider, possiamo spostare qui trascinando, insomma puoi fare come vuoi. Proviamo a portarlo a 70. Il gioco qual è? Il gioco è che noi dobbiamo riascoltare facendo attenzione che non abbiamo tagliato le frequenze basse della voce. Ok, quindi ogni voce è diversa dall'altra, quindi non prendere il settaggio che ho fatto io e dici vabbè, Alessandro ha fatto 70, adesso uso 70. No, perché magari sulla tua voce vai a tagliare di più, oppure potresti tagliare di più e quindi eliminare ancora più rumore. Ok, quindi diciamo che orientativamente dovresti essere tra i 60 e gli 80. Muoviti tra 60 e 80 e ascolta se per caso stai tagliando frequenze della voce. Proviamo ad ascoltare.
In questo caso che cosa stiamo facendo? Molto probabilmente non tagliamo frequenze della voce perché so già che lì non ci sono, ma andiamo a diminuire il rumore di fondo, sensibilmente. Proviamo ad ascoltare. Metti le cuffie migliori che hai e alza il volume. Immagina di svegliarti ogni mattina con una nuova storia da raccontare, con la voce ancora rauca dal sonno e l'idea che ha bisogno di essere scolpita nella mente del tuo pubblico. Ogni giorno un podcaster affronta una sfida unica, una corsa contro il tempo e con se stesso, per dare vita a qualcosa che valga la pena di essere ascoltato. Ok, guarda come adesso ripremo play soltanto sulla parte, anzi te lo metto in loop. Guarda come la maggior parte delle frequenze di questo rumore sono qui nella parte bassa. Prova un po', guarda, qui. Vedi? Quindi noi stiamo andando a tagliare, adesso l'ho portata a 80, che secondo me è il limite, non andrei oltre, ok? Quindi già stiamo tagliando tutta questa parte qui, che comunque fa rumore, dove ci sono appunto rumori, in questo caso del sottofondo della mia traccia, li stiamo andando a tagliare. Quindi questo è il primo step, ok? Se hai domande, dubbi, curiosità, commenta e io ti rispondo, però credo sia abbastanza semplice. Se vuoi faccio un passaggio indietro e te lo rispiego. Allora, chiudiamo proprio tutto, rifacciamo il passaggio proprio veramente come se stessimo facendo per la prima volta, ok? Allora, che faccio? Vado qui nei plugin di Reaper, vado in Cocos, dove sotto Developers, Cocos, vado a prendermi RIA EQ, lo aggiungo, clicco sul 5 e porto il 5 fino a 80. Vedi? Lo vedi anche qua, 80. Ok, puoi scriverlo anche direttamente qua. Basta, questo abbiamo fatto. Adesso che premo, vedi, le frequenze vengono un po' tagliate. Questa è la prima cosa da fare. La seconda cosa da fare è leggermente più complessa, ma non difficile, ovviamente. Andiamo sempre ad aggiungere, sempre dentro Cocos, il famosissimo Reafir. Lo aggiungiamo, ok. Qui devi seguire quello che faccio io. Lo devi fare nello stesso modo. Mentre prima potevi muoverti tra 60 e 80 Hz, qui devi fare esattamente quello che ti dico, quindi è facilissimo. Ok. Allora, la prima cosa... qui dove dice Mode EQ clicca su Subtract, ok, anziché Point Smooth clicca su Precise e anziché 4096 metti 1024, fai così, punto, ok. Adesso che cosa faremo? Sempre siccome alla fine della registrazione ho lasciato il rumore, adesso spunterò questa casellina dove dice Automatically Build Noise Profile. Quindi lui ascolta il rumore senza la mia voce e costruisce un profilo di equalizzazione, di gate, insomma, perché questo strumento fa un bel po' di cose, costruisce il suo profilo e dopo lo applica anche sulla voce. Ti faccio vedere, è semplicissimo, seguimi. La prima cosa da fare quindi è selezionare, mettere in loop con Reaper, immagino tu sappia come fare, vai nella barra in alto dove ci sono i secondi, vedi, e ti muovi così, lo metti più o meno in maniera così, non deve essere preciso al 100%, clicchi qui in basso il tastino loop e fai partire la registrazione, fai partire il play di questa parte. Ovviamente ci assicuriamo prima di aver cliccato qui. Faccio partire play, vedi? Sta costruendo, eccolo qua, il profilo del rumore. Ok? Benissimo. Una volta che noi abbiamo fatto, ci fermiamo, stacchiamo questo, torniamo indietro e premiamo play. Immagina di svegliarti ogni mattina con una nuova storia da raccontare, con la voce ancora rauca dal sonno e l'idea che ha bisogno di essere scolpita nella mente del tuo pubblico. Ogni giorno un podcaster affronta una sfida unica, una corsa contro il tempo e con se stesso, per dare vita a qualcosa che valga la pena di essere ascoltato. Senti qui? Non c'è più rumore. Ok? Chiaro che cosa abbiamo fatto? Ora, a un orecchio attento come il mio, viene fuori che nella prima parte si sente un po' che è andato a tagliare, Reafir, è andato un po' a creare come se fosse una sorta di glitch nella voce. Te lo faccio risentire e adesso esagero la regolazione di Reafir per farti sentire che cosa può succedere. Di svegliarti ogni mattina con una nuova... Senti?
essere scolpita. Così è devastante il suono. Ogni giorno. Allora, noi possiamo anche regolarlo a 0, unica, però si sentono i una corsa rumori, contro oppure il tempo alzarlo un e pochino. con se stesso, per dare vita a qualcosa che valga la pena di essere ascoltato. Ok, il rumore non si sente, riascoltiamo per vedere se va sulla voce, se taglia. Vai. Immagina di svegliarti ogni mattina con una nuova storia da raccontare, con la voce ancora rauca dal sonno e l'idea che ha bisogno di essere scolpita nella mente del tuo pubblico. Ogni giorno un podcaster affronta una sfida unica, una corsa contro il tempo. Questa parte qua mi sembra c'è un po' di risonanza, abbassiamo un poco. Proviamo a risentire. Un podcaster affronta una sfida unica. Qua. Ogni giorno un podcaster Questo? un podcast. Lo so, è questione di orecchio allenato, probabilmente non te ne saresti accorto, però. Ogni giorno un podcaster affronta una sfida unica, una corsa contro il tempo e con se stesso, per dare vita a qualcosa che valga la pena. Sentiamo alla fine. Di essere ascoltato. Ok, allora. Ti rispiego questo passaggio, perché il primo passaggio, Rea EQ, penso sia semplicissimo. Che cosa abbiamo fatto con Rea FIR? Abbiamo cliccato qui e selezionato Precise, cliccato qui e scelto 1024, selezionato il modo Subtract, perché lui deve sottrarre dalle varie frequenze, deve andare a sottrarre quello che ha campionato, ovvero il rumore. Chiaro? Noi abbiamo la traccia con la voce più il rumore. In questo strumento facciamo ascoltare solo il rumore, in modo che lui lo campiona, si fa un profilo del colore, stavo dicendo, si fa un profilo del rumore. Quando noi applichiamo sotto la voce questo Reafir, lui col profilo del rumore va a eliminare tutto quello che era compreso appunto nel profilo rumore, lasciando solo la voce. Ora, più la tua registrazione è rovinata, meno sarà preciso. Senti, anche nella mia non era chissà quanto devastata come registrazione, però si sentono un po' di risonanze fastidiose, quindi probabilmente l'avrei abbassato ancora un po'. Insomma, si può lavorare poi anche di fino andando a modificare ognuna di queste singole frequenze, però poi si impazzisce. A tal punto non conviene più usare questo strumento, ma altri. Ok, quindi come stai sentendo, adesso ti faccio sentire senza i due strumenti, senza i due plugin, tutta la voce. Immagina di svegliarti ogni mattina. Senti quanto rumore c'è con una sotto. Storia da raccontare, con la voce ancora rauca dal sonno e l'idea che ha bisogno di essere scolpita nella mente del tuo pubblico. Ogni giorno sai come c'è questa podcaster linea continua affronta una sfida unica, una corsa contro il tutto alla tempo fine e con se stesso, per dare vita a qualcosa che valga la pena di essere ascoltato. Senti qui. Ok, adesso riattivo entrambi e vorrei abbassare un altro poco questo perché mi dà fastidio quella maledetta risonanza. Ok, ascoltiamo tutti e due attivi. Immagina di svegliarti ogni Senti il mattina silenzio. con una nuova storia da raccontare, con la voce ancora rauca dal sonno e l'idea che ha bisogno di essere scolpita nella mente del tuo pubblico. Ogni giorno un podcaster affronta una sfida unica, una corsa contro il tempo e con se stesso, per Sentiamo dare alla vita fine. a qualcosa che valga la pena di essere ascoltato. Il silenzio. Ok? Bene, allora, se hai domande, dubbi, curiosità, commenta e io ti rispondo. Questi due plugin sono gratuiti, Reaper è gratuito, puoi fare un sacco di cose, ma il consiglio che ti do è quello di avere una registrazione già decente. Ho fatto un video che si chiama I plugin limitano la tua crescita, una cosa del genere, magari vattelo a vedere, dove spiego appunto che se tu registri male e poi dici vabbè tanto dopo applico i plugin e risolvo. No, perché perderai un sacco di tempo a applicare i plugin, non riuscirai a risolvere, hai buttato una giornata di lavoro. Quindi la cosa migliore da fare è registrare bene già dall'inizio. Se tu fai una buona registrazione, dopo la puoi rendere perfetta, ma se la registrazione è mediocre, potrà diventare una registrazione a stento decente. Poi se ti accontenti di quello, ok, se vuoi fare qualcosa di più serio, cerca di impegnarti di più in fase di registrazione. Quindi questi rumori di sottofondo che io ho fatto con la finestra aperta, il microfono molto distante in modo che prendesse un sacco di room tone, non sono accettabili in una registrazione seria. Ok, quindi ho cercato di farti un esempio un po' particolare, però magari è proprio il tuo caso concreto. Ok, quindi due plugin semplicissimi, hai visto, poi il bello del video è che puoi tornare indietro e rivedertelo 1000 volte. Sono semplicissimi e mi auguro che tu possa migliorare la tua registrazione. Ripeto ancora una volta, se hai dubbi, domande, curiosità, commenta, altrimenti noi ci vediamo prestissimo.